Ciao a tutti! Il tempo scorre veloce, molto veloce, e sono passati altri 4 mesi dall'ultimo update, e quindi è arrivato il momento di riguardare le pagelle e aggiornare le liste dei migliori auricolari per categoria. Ormai, se mi seguite da un po' lo sapete, ma è bene ricordarlo per i nuovi arrivati. Su questo canale trovate una recensione a settimana, ogni venerdì ore 14, salvo imprevisti. Cosa potete guardare e cosa proverò a raccontarvi? Un nuovo paio di auricolari Bluetooth, cuffie a padiglione sempre Bluetooth oppure alcune in-ear monitor cablate e in alcuni appuntamenti mirati accessori per poter ascoltare al meglio la nostra musica preferita. Avrete sicuramente notato negli ultimi mesi alcune recensioni che sottointendono nuove partnership con alcuni produttori, tra cui ad esempio Earfun, ma vi posso anticipare di averne chiuse delle altre, come ad esempio One More, di cui vedremo qualche prodotto a brevissimo. Come nell'ultimo update, spazio ora alle classifiche. Le vedremo prima per fascia di prezzo e a seguire per caratteristiche specifiche, tra cui la durata della batteria, la qualità della soppressione del rumore e così via. A fine video troverete tutte le pagelle, ma investite questi 10 minuti circa e seguitemi fino alla fine perché ne scoprirete delle belle. Prima di iniziare però una nota: i prezzi a cui mi riferirò nelle classifiche sono quelli di listino e non quelli che si possono trovare con sconti o coupon, perché sarebbe un disastro doverne tenere traccia, oppure perché più semplicemente questi sconti potrebbero terminare da un momento all'altro. Quindi occhio, perché se poi cercate questi prodotti online potreste trovarli ad un prezzo inferiore. Iniziamo con la fascia fino a 50 euro, che è quella più richiesta da voi, ma anche quella con più prodotti a disposizione, alcuni anche di dubbia provenienza. In questa fascia ci sono 3 diverse categorie di appartenenza. La prima è quella delle in-ear, ovvero auricolari con il gommino. Qui ai primi 3 posti troviamo le Sony WFC 510 che fanno della portabilità il loro punto di forza, e al secondo posto le Rose Technics Ceramic X, leggermente più pesanti delle prime ma con un sound di prim'ordine. Al terzo e ultimo posto abbiamo le Earfun Air 2, uscite circa un anno fa ma ancora attuali. Impossibile poi non ricordare le Redmi Buds 6 di Xiaomi o le Soundcore P30i, auricolari molto interessanti ma che nella classifica si posizionano leggermente sotto rispetto alle altre 3. Per gli amanti della leggerezza o comunque per chi non sopporta i gommini abbiamo la categoria delle semi-open. Qui al primo posto si posizionano le Huawei FreeBuds SE3 e subito sotto il modello dell'anno precedente, le SE2, che per caratteristiche sono ancora attuali e se le trovate in sconto prendetele al volo. Al terzo posto abbiamo un pari merito, le Oppo Enco Air 3i, che si distinguono per una qualità audio molto interessante, e le Soundcore K20i, anche queste molto leggere, con una buona app ma soprattutto coloratissime. Infine la categoria che in questo preciso momento storico sta esplodendo con nuovi modelli che vengono rilasciati quasi ogni settimana, ovvero le open ear, quegli auricolari ad archetto o ad orecchino che hanno il pregio e il difetto di lasciare il canale auricolare scoperto, così che possiamo sempre capire che cosa accade intorno a noi. In questa categoria abbiamo visto solo le True Free O2, che però non hanno ricevuto un voto molto alto, sintomo forse che fare delle open ear di una certa qualità sia nei materiali che nel suono e mantenere un prezzo inferiore ai 50 euro non è così semplice, e difatti di brand conosciuti in pratica non se ne trovano. Se la fascia più bassa è quella per la quale ricevo più richieste, è la fascia media, quella che va dai 50 ai 100 euro, che vede invece il maggior numero di prodotti rilasciati nel corso dell'anno. Segno questo che i produttori stanno dedicando maggiore attenzione proprio a questo segmento. Difatti i numeri parlano chiaro: in circa un anno e mezzo questa fascia di prezzo conta poco meno della metà di tutti i prodotti che ho recensito finora. Nella categoria delle in-ear con gommino troviamo al primo posto per voto complessivo le Earfun Air Pro 4, al secondo posto le CMF Buds Pro 2 di Nothing e le Nothing Ear A sempre di Nothing. Non è possibile poi non menzionare le Redmi Buds 6 Pro, che magari peccano in altri aspetti ma nel sound prodotto sono eccellenti e ne riparleremo più tardi, oppure le OnePlus Buds 3, di cui aspetto con una certa curiosità la nuova versione per capire cosa si inventerà OnePlus quest'anno.
e poi via via tutte le altre come le Realme, le Huawei o le Capsule 3 Pro Plus di Soundpeats. Sono tutte ottime e si passano davvero poco in termini di punteggio, per cui una qualsiasi di queste vi renderà felici dell'acquisto. In questa fascia di prezzo il problema è rappresentato dalle semi-open, quelle in stile AirPods per capirci, che se andiamo a vedere propone pochissimi concorrenti, di fatto solo due, che in ordine di voto sono le Soundpeats Air 5 e le Xiaomi Buds 5. Questi modelli hanno ciascuno i propri punti di forza e di debolezza e difatti i voti non sono altissimi. È un peccato che in questa fascia di prezzo le semi-open non vengano sfruttate a dovere dai produttori, che invece stanno profondendo tutti i propri sforzi nelle open ear. Questa categoria infatti sta letteralmente esplodendo con nuovi modelli che escono a cadenze regolari. Qui al terzo posto abbiamo le True Free O1, al secondo le Soundpeats Go Free 2 e al primo le Mibro Open Ear Pro, che a parità di prestazioni audio sono le più leggere e comode. In questa categoria si stanno affacciando da un po' gli auricolari ad orecchino, di cui al momento ho recensito solo le Pearl Clip Pro di Soundpeats, per cui è impossibile fare una classifica, ma a breve ne analizzerò degli altri modelli, per cui nel prossimo channel update potrò metterli in relazione per capire i migliori. Veniamo ora alla fascia alta del mercato, quella compresa tra i 100 e i 200 euro. Qui nella categoria delle in-ear con gommino troviamo un prodotto che difficilmente verrà scalzato dal primo posto. Sto parlando delle Lipertec Pure Play C3. Non è un modello per tutti e ha qualche pecca, tipo la mancanza di un'app per la gestione, ma hanno un suono ineguagliabile e una durata delle batterie che è mostruosa. A pari merito al secondo posto abbiamo poi due mostri sacri, le Bose Quiet Comfort Earbuds e le OnePlus Buds Pro 3, che a mio parere rimangono le più equilibrate e da preferire rispetto alle altre. Anche in questa fascia di prezzo vale lo stesso discorso fatto prima per le semi-open. Sono troppo pochi i modelli a disposizione, tra cui il migliore, le Jabra Elite 10, che anche se sono state aggiornate nel corso dell'anno rimangono sempre un prodotto che a breve terminerà il supporto, visto che Jabra ha deciso di abbandonare il mercato consumer per dedicarsi a quello professionale. Io spero che cambino idea, altrimenti rimaniamo con le sole AirPods e Galaxy Buds a spartirsi il mercato. Il perché i produttori non vogliano investire in questo segmento comunque è presto detto, le AirPods prendono quasi tutto lo spazio a disposizione. Nella mia lista non figurano prodotti per la categoria Open Ear, anche perché onestamente acquistare degli auricolari magari di 200 euro e utilizzarli solo per lo sport o dover comunque sottostare ai difetti delle Open Ear appunto non è una scelta molto conveniente, almeno a mio parere. In questo range di prezzo ci sono comunque dei prodotti di Huawei e di Bose interessanti che però non ho avuto modo di recensire. Infine l'ultima fascia di prezzo, che è quelle che io definisco di lusso perché supera i 200 e a volte raggiunge cifre che si avvicinano ai 400 euro. Qui ne ho recensite giuste un paio, ma in realtà ne ho provate diverse e posso affermare con certezza che se volete acquistare qualcosa fatelo, purché siano le Sennheiser Momentum 4 True Wireless. Valgono ogni centesimo e hanno tutto ciò che potete chiedere ad un paio di auricolari. E anche qualcosa di più. Ora che ho terminato di raggruppare quelli consigliati per fascia di prezzo, vediamo insieme tre categorie che sono nell'ordine: la migliore qualità sonora, la migliore durata della batteria e la migliore soppressione del rumore. In base ai miei voti per la prima categoria, quella della migliore qualità sonora, spiccano le Rose Technics Ceramic X se volete spendere intorno ai 50 euro, le Xiaomi Redmi Buds 6 Pro se il vostro budget è fino a 100 euro e le Cambridge Audio M100 o le OnePlus Buds Pro 3 se potete spingervi fino ai 200 euro. Oltre i 200 euro invece prendete le Sennheiser come vi ho già indicato prima. Se invece la caratteristica principale che cercate in un paio di auricolari è la durata della batteria, qui posso consigliarvi le Huawei FreeBuds SE 2 o 3 o in alternativa le Soundcore P30i se volete spendere fino ai 50 euro. Le Earfun Air Pro 4 o le Realme Buds Air 6 se volete stare tra i 50 e i 100 euro e infine di nuovo le Cambridge Audio M100 o le Jabra Elite 8 Active Gen 2 se potete spingervi oltre i 100 euro.
In questa categoria, come ormai saprete a memoria, non mi stancherò mai di ripetere che se il vostro obiettivo è avere uno strumento in grado di offrire ottime performance con la singola ricarica e che quindi non vi costringa a ricaricare troppo spesso, dovete stare lontani dalle AirPods e delle Galaxy Buds. Le AirPods sono sempre state in questo modo da che io ricordi, mentre le Galaxy Buds solo in quest'ultima versione 3 hanno performance peggiori con la singola ricarica. I precedenti modelli facevano molto meglio. Infine l'ultima categoria, quella legata alla migliore soppressione del rumore, che poi va di pari passo con la qualità dei microfoni. In tanti mi chiedete quali sono i migliori perché probabilmente, come me, o rimanete incastrati in tante riunioni o meeting ogni giorno e quindi è fondamentale farsi capire per bene, oppure siete sempre in viaggio e isolarsi dai rumori esterni per voi è un must. Nella fascia di prezzo fino a 50 euro c'è un solo prodotto che mi sento di consigliarvi ed è l'Eros Technics Ceramic X, mentre nella fascia intermedia fino a 100 euro quelli degni di nota sono tanti, ma i migliori a mio parere sono le CMF Buds Pro 2, le Realme Buds Air 6, le Xiaomi Redmi Buds 6 Pro e poi abbiamo le Earfun, le Huawei, le Oppo e così via. Sintomo che è questo che in questa fascia di prezzo si stanno concentrando gli sforzi dei produttori per offrire prodotti il più possibile completi. Se invece potete spingervi fino a 200 euro, le migliori prestazioni le ho trovate con le Xiaomi Buds 5 Pro, le Bose Quiet Comfort Earbuds, le Samsung Galaxy Buds 3 o le AirPods 4 con ANC e poi via via tutte le altre. Bene, anche questo channel update è terminato e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Ho cercato di darvi quante più informazioni possibili per permettervi di fare una scelta consapevole se state pensando di regalarvi o regalare un nuovo paio di auricolari. Nei prossimi update includerò anche le in-ear monitor e le cuffie a padiglione perché me ne sono arrivate diverse che andrò a recensire nel corso delle prossime settimane. Se quello che avete visto è stato di vostro gradimento e volete supportare il mio lavoro, avete due strade. La prima è quella di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma io avrò qualche arma in più per convincere le aziende a mandarmi i prodotti in prova. La seconda opzione è quella di dare uno sguardo agli abbonamenti al canale che offrono tutta una serie di vantaggi per gli abbonati. Di nuovo grazie a tutti, ci vediamo venerdì, alla prossima!